telling me it's alright. It's so different. Ciao a tutte e bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi faremo una mezzoluna davvero strepitosa con una doppia lavorazione utilizzando due diversi cordini. Vediamo adesso nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi, a un prezzo davvero competitivo, quindi col 30% di sconto nelle date che vedete scritte, quindi a un tempo limitato, per cui non perdete di vista queste date. All'interno troviamo una rocca da 500 grammi di amore lanato, che è la serie riciclata di Borgo dei Pazzi ed è veramente fantastico come cordino, quindi ideale in questo periodo. E poi, come avete visto dall'anteprima, andrò a contornare alcune parti della borsa con il cordino velvet, che ricorda un po' la ciniglia ma è più sostenuto, e questo è da 250 grammi. Oltre a questo abbinamento ne troverete anche altri. All'interno del kit troviamo anche una calamita che andrà cucita sulla borsa come chiusura, due moschettoni e circa 50 cm di catena, che appunto sarà la nostra tracolla. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo da un anello magico. Io lo faccio in questo modo, ma poi voi potete provare anche un altro metodo. L'importante è riuscire ad ottenere questo cerchio che poi, tirando la codina, si va a stringere. All'interno di questo cerchio magico andiamo a creare 15 punti alti, il primo sostituito da 3 catenelle, e quindi li andiamo ad eseguire. Siamo a 3, 4, 5, man mano andiamo a stringere, 6, 7, 8, 9, 10, io stringo un altro pochino, 11, 12, 13, 14 ed infine l'ultimo. Ed ecco qui. Io poi stringo quanto più è possibile e adesso vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta, che in questo caso è la nostra terza catenella, non prendendo tutto il punto ma qui, perché da adesso in poi andremo a lavorare punti alti in costa. Quindi poi tiriamo, poi questo filo lo nascondiamo. Secondo giro andiamo a raddoppiare le nostre 15 maglie, quindi faremo 2 punti alti in ogni maglia sottostante. La prima sarà sempre sostituita da 3 catenelle, quindi nello stesso punto vado a fare il secondo e poi sempre in costa, quindi non prendendo il punto per così ma così, quindi lasciando questa costina che poi ci servirà per poter lavorare l'altro filato. Quindi in ognuno andiamo a creare questo raddoppio e ci portiamo a 30 maglie. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per vedere come proseguire. Giro completato, al solito andiamo a chiudere con una maglia bassissima sul primo punto alto ed ecco qui, vedete le costine che poi, ripeto, ci serviranno. Adesso nuovamente, vabbè, la prima è sempre sostituita da 3 catenelle. Adesso cosa facciamo? Un aumento ed una maglia alta singola, un aumento ed una singola. Quindi adesso cominciamo con i giri dove andremo man mano a diradare gli aumenti. In questo modo. Adesso ci rivediamo alla fine del giro, vi faccio vedere come proseguire fino al quinto giro per poi vedere ancora cosa dobbiamo fare. Ed ecco il giro completato. Quindi noi abbiamo iniziato con un aumento e abbiamo finito con una maglia singola. Giro successivo, sempre una maglia alta, faccio l'aumento. Adesso saranno 2 maglie singole
ed un aumento. Quindi andremo ogni giro a, dopo l'aumento, aumentare sempre una maglia alta in più. Quindi ne facciamo 2 e poi l'aumento. E quindi se noi abbiamo iniziato con un aumento, finiremo con 2 maglie singole, quindi controlliamo. Adesso il terzo il giro successivo saranno un aumento e 3 maglie. Ci rivediamo al quarto giro perché faremo una piccola differenza all'inizio, semplicemente perché voglio evitare di creare l'aumento sempre nello stesso punto, perché altrimenti non viene un cerchio perfetto. Quindi arriviamo al giro in cui dovremmo creare un aumento e 4 maglie singole e vi dirò come proseguire. Sono quasi alla fine del giro dove abbiamo un aumento e 3 maglie alte singole. Abbiamo iniziato con un aumento e poi chiaramente andremo a finire con 3 maglie singole. Questa è una cosa importante per i passaggi successivi che adesso vi spiegherò. Adesso noi potremmo anche continuare normalmente iniziando con l'aumento, poi 4 maglie singole aumento, il giro successivo un aumento e 5 maglie singole e così via, fino ad arrivare ad avere un aumento e 10 maglie singole. Però siccome se continuiamo in questo modo si creeranno delle false punte, quindi non rimarrà un cerchio perfetto. Quindi che cosa facciamo? In questo caso cosa faccio? Io vado a identificare dove sono gli aumenti. Il primo è qui e quello successivo è qui. Allora io che cosa faccio? Il prossimo aumento lo faccio qui, ma niente paura, vi spiego subito. Intanto facciamo le 3 catenelle, ed è la prima maglia alta. Qui non facciamo l'aumento, arriviamo praticamente al centro tra questi 2 aumenti, quindi in questo caso ne sto facendo 3 di maglie singole, faccio qui l'aumento e poi proseguirò normalmente con l'aumento qui, cioè scusate, con le 4 maglie singole e continuo per tutto il giro alternando l'aumento alle nostre 4 maglie. Quindi è solo l'inizio che dobbiamo un attimino cambiare per cercare di far cadere al centro o comunque non troppo vicini gli aumenti del giro sottostante. Quindi abbiamo fatto le 4 maglie singole e nuovamente l'aumento. Quindi quando arriviamo, avendo fatto soltanto 3 maglie all'inizio, quest'ultima, se fate tutto corretto, sarà una maglia singola, una maglia alta singola, perché 3 più 1, 4. Nel giro successivo potete decidere di iniziare qui l'aumento e poi proseguire, ma vi conviene dare un'occhiata a come siamo messi sotto per evitare, ripeto, questo è un accorgimento, chiaramente poi ognuno può fare quello che desidera. In ogni caso, se ci sono dei dubbi proprio in questo tipo di passaggio, ma anche in quelli successivi, come vi dissi nel precedente tutorial, mi trovate anche sul nuovo social Wayful, dove lì sarà anche più facile potermi mandare le foto, magari dove c'è un passaggio che non ci riuscite, mi verrà anche molto più semplice potervi aiutare. Comunque in descrizione vi lascio anche il link per poterlo scaricare tranquillamente e mi trovate con lo stesso identico nome su YouTube, quindi tranquille che non sarà assolutamente difficile. Quindi qui siamo arrivate con un aumento e 4 maglie. Al di là di come abbiamo iniziato, il giro è questo, poi saranno un aumento e 5 maglie, poi 6, 7 fino ad arrivare a 10, quindi un aumento e 10 maglie. E poi ci sarà l'ultimo giro appunto bassissimo per completare il nostro corpo borsa. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato il tutto e vediamo come proseguire. Questo è Wayful, il nuovo social italiano dove trovare community sulle proprie passioni e conoscere anche nuove persone che condividono i vostri stessi interessi. Io infatti ho creato la mia community dove potete inviarmi le foto dei vostri lavori. Mi trovate qua nelle isole, il nome è identico al canale YouTube, quindi sarà veramente molto semplice. Ed ecco qui come si presenta il nostro cerchio. Quindi io alla fine, ricapitolando, qui ho iniziato con 15 maglie alte, dal secondo giro sempre lavorazione in costa, qui li ho raddoppiati, da questo in poi ho fatto degli aumenti alternando una maglia singola.
qui sono 2 singole, poi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e per finire l'ultimo giro l'ho eseguito a maglia bassissima. Poi ricordiamoci che comunque alla fine noi dobbiamo ottenere la nostra mezzaluna. Prima di questo, adesso cosa andiamo a fare? La cosa più carina di questa borsa, ovvero prendiamo il nostro meraviglioso cordino velvet dall'effetto ciniglia o effetto velluto e adesso andiamo a creare dei punti bassi in queste costine che si sono create. Io ho deciso di ogni giro io stacco, taglio e riparto. Sarà un po' più laborioso, ma mi piace di più e non vedere, diciamo, questa codina che continua a camminare. Quindi cosa facciamo? Iniziamo dal primo giro, quindi faccio un cappio, metterò la lavorazione in questo modo così ci verrà anche più semplice. E quindi su queste costine che abbiamo lasciato, che sono quelle lavorate in costa, noi cosa facciamo? Andiamo ad eseguire in ogni costa un punto basso, in questa maniera. Lavorerò sempre col numero 4, così mi viene abbastanza morbido, per non stringere troppo la lavorazione. Vedete? Così, diciamo, da una borsa davvero semplicissima andiamo ad ottenere un effetto davvero molto particolare e carino. Adesso io vi faccio vedere appunto che preferisco tagliarlo perché mi piace di più. Poi questa codina vi faccio vedere cosa fare. La porterò sul retro e così poi non si vedrà più nulla. Facciamo gli ultimi punti, pieghiamo in questa maniera così ci viene più semplice. Andiamo a fare gli ultimi due. Ed ecco qua. Quindi andiamo a cercare l'ultima, quindi l'ultimo, ed ecco qui. Io poi cosa faccio? Taglio, sfilo in questo modo e prendo praticamente questi due fili e li faccio passare sotto in questa maniera, così rimane la forma tonda. Poi ce lo sistemiamo, vedete? E questo è il primo giro. Poi noi questo facciamo un nodino, anzi due, poi tagliamo e ripartiamo col giro successivo. Quindi di nuovo il cappio e riparto sempre con un punto basso in ogni costina. Quindi direttamente così e proseguo. Questo lo facciamo su tutti i giri, quindi fino ad arrivare a questo. Quindi tutto questo lavoro lo facciamo e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Ed ecco qui il pannello, guardate quanto è bello, tutto completato e decorato. Io alla fine il giro di velvet l'ho fatto anche sull'ultimo punto perché mi è sembrato, diciamo, più rifinito. In questo momento il pannello misura 38 di diametro, adesso lo dobbiamo fare diventare a mezzaluna, quindi cosa facciamo? Lo ripieghiamo a metà, in questo modo. Io ho preso delle misure perché più o meno ho lasciato questo tipo di apertura e quindi adesso io un attimino li
li lego queste estremità per venire più facile, diciamo, la nostra cucitura che andrò a realizzare con il velvet. Quindi momentaneamente lego in questa maniera, così vediamo anche già l'effetto di questa bellissima borsetta. Ed ecco fatto, che poi togliamo al momento giusto. Guardate quanto è bella. Io già mi sono agganciata, ho preso il velvet in doppio, così diamo una cucitura un po' più fitta. E adesso quindi ci posizioniamo così e andiamo. Intanto mi inserisco nel punto precedente a quello che devo lavorare e vado a prendere tutto il punto, quindi tutte e due le asole, in questo modo, e tiro. È una cucitura che uso spesso perché è molto solida e anche molto decorativa. Poi vado in quelli vicini, tutti e quattro, e tiro sempre dallo stesso lato, vado a cucire. Tiriamo per bene tutti e due i fili, vado in quelli successivi, anche in quelli di fronte, e tiro. Ovviamente per la particolarità di questo filo dobbiamo stare attenti a tirarlo tutto per bene ed assicurarci che la cucitura sia corretta. Andiamo avanti. Tiriamo entrambi i fili. Vedete, quindi gli diamo comunque un altro po' di movimento anche nelle cuciture. Tiriamo entrambi i fili e questo sarà il nostro risultato. La stessa cosa la facciamo da questa parte e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ed eccola qui con i laterali cuciti, guardate quanto è carina, davvero secondo me è molto molto particolare. Adesso dobbiamo andare a cucire la calamita. Io qui mi sono lasciata il segnale perché ho preso in questo modo. Io unisco questa parte e mi vado a trovare il centro dove dovremo alloggiare la calamita. Quindi prendo un ago, io utilizzerò il filo invisibile. Quindi cosa faccio? Ne prendo una metà, la piazzo qui, dove ho messo appunto, dove ho trovato il centro, e adesso un attimino riprendo il filo, ecco qui, e inizio a cucire in questo modo. Vedete? Un po' come i bottoni, quindi veramente semplicissimo. Ne facciamo un 4 passate per foro, poi insomma voi controllate che sia ben fissato. Io ne faccio un altro e poi passo in quello successivo. Poi mi sposto dall'altra parte, lo rimetto per bene. E vado a fare la stessa cosa nell'altro foro. In questa maniera. Quindi davvero molto molto semplice. Vedete? La stessa cosa farete con l'altra metà, quindi nello stesso identico modo, e così la borsa praticamente sarà pronta. Come ultima cosa, io ho deciso, visto che come rocca ne ho ancora abbastanza, ho deciso di fare un piccolo manichetto all'uncinetto, quindi non più di 25-30 cm, anche perché vi ricordo nel kit c'è in dotazione circa 50 cm di catena. Io cosa faccio? Prendo uno dei moschettoni e vado a lavorare, quindi dentro il moschettone, 2 punti bassi. Proprio faccio un manichetto molto sottile perché poi io lo andrò a contornare con il velvet, quindi si allargherà un po'. Faccio una catenella, giro il lavoro e mi vado a eseguire
quindi righe di andata e ritorno, questo piccolo manichetto, quindi molto semplice. Io penso di arrivare non più di 25 cm, poi chiaramente voi potete anche realizzare una tracolla più lunga. Personalmente mi piace l'idea di avere questo manichetto da portare a mano e in più questa tracolla da 50 cm. Quindi questo è il nostro lavoro. E poi, una volta che andiamo a terminare, io ve lo faccio vedere e poi voi facciamo finta che siamo arrivati alla stessa altezza. Io cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, prendo l'altro moschettone e mi vado a lavorare i punti bassi con dentro il moschettone e praticamente andrò a terminare la mia tracolla in questo modo. Poi, una volta che ho terminato, non faccio altro che qui, quindi in tutti questi spazi, prendo il velvet e lo vado a contornare con dei punti bassi, esattamente come ho fatto qui nel nostro corpo borsa, quindi davvero molto semplice. Quindi finiamo anche questi passaggi e ci vediamo a borsa finita. Ed ecco questa bellissima mezzaluna completata. Alla fine io ho agganciato il manico, quindi con i moschettoni, proprio qui praticamente all'angolo dove abbiamo completato le nostre cuciture. Ve la mostro come sempre indossata, secondo me è davvero un colpo d'occhio, e abbiamo anche la tracolla, quindi io il manichetto l'ho fatto alla fine di 30 cm, ma vi basta abbondantemente il cordino per poterlo realizzare anche più grande. Vi faccio vedere che comunque con quello che mi è rimasto del cordino io ne ho realizzata un'altra, ho solo cambiato il velvet che mi era rimasto a mia volta di un precedente tutorial. Come cordino lanato ne serviranno circa 220 grammi per una, quindi essendo la rocca da 500 grammi, 2 vi escono tranquillamente, invece del velvet circa 30 grammi. Io vi ricordo che su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, ci sarà il kit con delle diverse combinazioni di colori, quindi vi potete sbizzarrire, ma occhio alle date perché il tempo è limitato, ve le lascio qui scritte ma anche in descrizione. Il progetto, come avete visto, è veramente semplicissimo, ma come al solito, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Mi trovate pure su Wayful, ve l'ho fatto vedere, quindi anche lì vi potete mandare delle foto, quindi a vostra scelta. E non dimenticate di iscrivervi sul mio canale perché arriveranno ancora tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Breathing in the out again. I'm still understanding just how you do the magic when you look at me.